Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di maggio 2026. Ok ragazzi, abbiamo la carta del mondo. È una bellissima carta perché parla di compimenti, di risultati raggiunti, di qualche cosa che arriva al culmine. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per il segno solare, il segno lunare e l'ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata o iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web, il link alla sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo con un 10 di spade, 5 di coppe, 4 di coppe, 6 di coppe, abbiamo un 7 di spade, il Papa, un fante di bastoni e un 7 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante di questo periodo e in un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Allora, partiamo da questo 10 di spade. Ho la sensazione che stiate o abbiate appena chiuso qualche situazione, qualche relazione, qualche ciclo mi verrebbe da dire. Quattro di spade e 3 di coppe. Pare abbiate chiuso con, diciamo, l'introspezione. Può essere che qualcuno di voi con questo 4 di spade abbia vissuto un momento magari anche isolato o un po' più ritirato, può essere che qualcuno abbia fatto proprio attivamente un lavoro su di sé e sento che è come se questo ciclo di sofferenza venisse lasciato indietro e con questo 3 di coppe potesse iniziare effettivamente un nuovo periodo più focalizzato sullo star bene, sulle amicizie, sul divertimento. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Appeso. E 5 di coppe. È come se qualcuno di voi cambiasse punto di vista su questa situazione passata. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe. Sette di coppe, cavaliere di spade e regina di pentacoli. Allora, qui ho come l'idea, con questi due 5 di coppe, che qualcuno di voi potrebbe pentirsi o magari si è già pentito, adesso dipende sempre dalla decade in cui siete nati, lo spiego bene nella guida di cui trovate il link qui sotto, però ho come la sensazione che con questi due 5 qualcuno di voi possa essersi ehm, pentito di qualche tipo di azione, qualche scelta, anche se poi con la carta dell'appeso qualcosa mi dice che iniziate come a rivalutare quello che avete lasciato indietro, secondo me. Con questo 4 di coppe
ci si focalizza su quello che manca, che è un po' anche il senso del 5 di coppe. Qui con questo 7 di coppe è come se steste cercando soluzioni, idee, possibilità alternative, secondo me per uscire da questo momentum. E abbiamo poi anche il Cavaliere di Spade e la Regina di Pentacoli che mi dicono che state, come dire, andando dritti per la vostra strada, cercando di costruire qualche cosa, magari proprio quel qualche cosa che qui non c'è stato con questo 5 di coppe. 5 di coppe è una carta di lutto, è una carta di vuoto, ma infatti abbiamo anche un 10 di spade che è uno degli arcani minori della morte, quindi ci sta come periodo. Quindi potreste essere verso metà maggio un po' tristi, un po' pensierosi, un po' riflessivi su quello che magari avete lasciato andare, ma metterete anche un po' il focus su queste due coppe che sono ancora in piedi, quindi su tutto quello che ancora si può sviluppare. Andiamo a vedere 6 di coppe. Mondo. E 3 di bastoni. Mm. Può essere che ci sia come, mi viene da dire, un richiamo dal lontano, che con il mondo può essere un lontano geografico, però con il 6 di coppe può essere un lontano a livello temporale. Io sento che qui qualcuno ha voglia come di rimettere in pista un progetto. Per qualcuno si tratta di compiere un sogno, magari il viaggio che avete tanto sognato, il trasferimento che avete tanto sognato, l'andare a vivere in quel posto che vi piace tanto o quella casa che vi piace tanto. E effettivamente uno di questi risultati potrebbe essere una possibilità di questo 7 di coppe. Andiamo a vedere 7 di spade però. Asso di coppe e fante di coppe. C'è un nuovo inizio, può anche essere un nuovo inizio con qualcuno, adesso poi andiamo a fare i vari esempi. C'è un'offerta, un qualche tipo di discorso, di tema che viene aperto con questo fante di coppe, però ho anche la sensazione che siate in un momento dove non vogliate farvi sfuggire nessuna coppa. Probabilmente un'occasione l'avete persa e quindi da qui in avanti tutte quelle che si presentano le arraffate esattamente come il 7 di spade. Andiamo a vedere questo papa. Papa. Sento come se non scendeste a compromessi con nessuno. 2 di pentacoli, regina di bastoni e 7 di bastoni. Infatti, 7 di bastoni ce l'avete già qui. Io ho come l'idea che appunto non scenderete a compromessi con nessuno, guarderete i vostri interessi. So che è brutto da dire, però alla fine è anche sopravvivenza e certe volte amor proprio, soprattutto quando si arriva da una fase di guarigione, credo che sia importante creare come la propria zona sicura, la propria zona di controllo e difatti con questi due sette di bastoni vi sento abbastanza nel vostro territorio, pronti a difendervi da chiunque tenti di portarvi fuori dalla vostra strada. Andiamo a vedere il fante di bastoni. 4 di coppe nuovamente, ce l'avete già qui. E 10 di pentacoli. È come se a qualcuno mancasse la grinta.
mancasse l'entusiasmo. C'è come un'apertura di cuore qui, però con questo 7 di spade potrebbe essere più una sensazione che una sensazione o qualche cosa che voi pensate. Ho come l'idea, perché 7 di spade è sempre una carta che parla di qualcuno che è disposto a tutto per ottenere quello che vuole. Ora dipende da quali sono questi obiettivi che voi puntate, però fate attenzione a non farvi prendere troppo da questioni egoiche, proprio dagli obiettivi, da quello a cui voi aspirate. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Matto. 10 di bastoni e di nuovo 7 di spade. Io qui ho l'idea che molti potrebbero pensare, questo ve lo dico perché ho due punti della lettura che me lo dicono, poi magari non risuona con tutti, però io lo dico lo stesso. Ho come l'idea che qualcuno di voi pensi di non poter più raggiungere un determinato risultato e tale risultato ha a che vedere o con i figli o con il crearsi una famiglia. Più con i figli, secondo me. Però applicatelo alla vostra realtà. Allora, io qui sento che con questo 7 di bastoni state come rallentando qualche cosa. Può essere questa nuova conoscenza. Non nego che effettivamente con questo matto a fine lettura c'è un nuovo inizio, si intravedeva già qui. C'è come un atto di fiducia nel mi butto, vado avanti, smetto di stare attaccato alle aspettative, alle responsabilità che non sono mie, o meglio, smetto di prendermi responsabilità che non competono a me, smetto di raccontarmi bugie e mi butto, faccio questo salto, mi viene da dire nel vuoto, perché comunque con il matto è un salto nel vuoto. Qui vedo che con il mondo c'è la chiusura, e qui si vede infatti, la chiusura di un ciclo e automaticamente la riapertura di un altro ciclo. Qui c'è qualche opportunità che qualcuno di voi ha perso o pensa di aver perso e che in qualche modo, secondo me, potrebbe o ricominciare, perché comunque c'è un 6 di coppe, quindi potrebbe essere un ritorno dal passato. Di solito quando c'è un 6 di coppe è perché la relazione non è ancora stata consumata, mettiamola così. Magari vi siete già visti, vi siete frequentati, però è come se non si fosse ancora arrivati alla ciccia. Però fine mese può essere con quel matto, perché il matto parla proprio di avventure. E, e sento che è come se si... Non mi piace dire risolvesse perché in realtà non è che vedo i fuochi d'artificio a fine mese, però c'è come una rivalutazione del tutto e per qualcuno si tratta di una conoscenza nuova, una nuova relazione lavorativa, potrebbe essere una nuova compagnia di amici, un nuovo gruppo per magari organizzare un viaggio. Ho sentito la parola Cammino di Santiago, quindi magari qualcuno può essere che lo stia pensando. Effettivamente c'è anche il mondo, quindi si può trattare di un viaggio lungo, di un viaggio che si fa a piedi, appunto, come un pellegrinaggio. Fatemi sapere nei commenti se vi risuona. Allora, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Secondo me ci sono possibilità effettivamente, ragazzi, che inizierete un nuovo lavoro più verso la fine del mese. Cioè, magari diciamo che tra la terza e la quarta settimana potreste effettivamente ehm, aprire un discorso con qualcuno
Sentite, io ho 2 sette di spade qua che non mi piacciono per niente e vedo che potrebbero effettivamente farvi delle offerte, ma fate attenzione perché con questi 2 sette di spade potrebbero dirvi una cosa e poi la realtà essere un'altra. Quindi non fatevi prendere dei facili entusiasmi perché vedo che in qualche modo sì potrebbe succedere. Rimanete con i piedi per terra, mi viene da dire, e soprattutto partite in questo nuovo progetto o lavoro senza aspettative. E per fortuna non ci sono... Sì, ci sono. Se dovete firmare dei contratti, leggete tutto. Se non siete esperti, fatevi dare una copia del contratto, la fate leggere al commercialista, a qualcuno che ne sa più di voi e poi lo riportate firmato. Se non ve lo lasciano da firmare, c'è qualcosa che non va, perché è un vostro diritto leggerlo e pensarci. Quindi fate attenzione perché con questi sette di spade potrebbe essere un lavoro che vi dicono pagare X, magari vi dicono che prenderete una certa somma e poi vi rendete conto che era la somma lorda e quindi netti ne prendereste molto meno. Potrebbero darvi delle informazioni false, ok? Quindi fate più domande potete per avere le cose chiare. Mm? Per quello che riguarda le persone che sono occupate, anche qui ragazzi sento che potrebbero promettervi qualche cosa. Per qualcuno potrebbe esserci un flirt romantico all'interno del posto di lavoro, questa è una parentesi, però tornando al lavoro in sé, sento che qualcuno non se la sta passando bene. Potrebbero esserci, sì, dei pettegolezzi, potrebbero esserci delle situazioni un po' scomode che con questi due sette di bastoni avrete bisogno come di gestire, di mantenere lontano. Potrebbero proprio essere delle persone, eh. Mi viene un po' da dire confondetevi con la tappezzeria in questo mese, cioè nel senso low profile, fatevi il vostro in questo mese, in questi 15 giorni. E non date troppo retta agli altri e soprattutto se vi chiedono puoi fare tu questo perché io non ho tempo, alzate le mani e trovate una scusa. Dite non ho tempo, non sono capace, non è un mio compito, quello che vi pare. Per le persone che sono autonome, allora anche qui sento aria di novità. Diciamo che potreste essere in una fase dove magari cercate nuovi sbocchi lavorativi, nuove fonti di guadagno, nuovi clienti, magari è un momento dove state cercando di diversificare la produzione dell'azienda o i servizi dell'azienda ehm, ed effettivamente potrebbero esserci come degli scorci di luce in questo periodo dove riuscite un po' come a vedere delle potenzialità in sezioni diverse da quelle abituali, però io ho anche la sensazione che vi manchino dei dati, cioè fate delle statistiche, fate delle ricerche, sprecate tempo, o meglio, investite tempo nel vedere che cosa fa la concorrenza, che cosa fanno, diciamo, che cosa cercano i clienti a cui di solito vi rivolgete per riuscire a fare come una proposta più mirata, che abbia più successo, insomma. Anche per voi potrebbero esserci dei contratti e anche per voi fate attenzione a quando li firmate perché avete due volte il sette di spade, due volte il sette di bastoni, c'è da ritrattare qualcosa. C'è da fare attenzione su quello che firmate, su quello che vi dicono. Anche se fosse, per esempio, un nuovo dipendente, fate una ricerca online su Google con il nome e il cognome, vedete se ha un profilo Facebook, Instagram, LinkedIn, quello che vi pare, però cercate informazioni, non vi accontentate di quello che la persona vi dice. Parliamo di progetti. Devo dire che i progetti, soprattutto se sono progetti di lunga data, in questo periodo, fine maggio, inizio giugno, potrebbero dare veramente delle soddisfazioni. Potreste finalmente arrivare ad un risultato consistente.
Vi dirò che per qualcuno può anche esserci il vendere un brevetto, il vendere questo progetto e iniziare qualche cosa di nuovo. Se il progetto è ancora nell'aria, nel senso che non è ancora concreto, a parte che sento che allora potrebbe essere un progetto per un viaggio, un progetto per un'agenzia, un progetto che riguarda i bambini. I bambini li sento tanto in questa lettura, ragazzi, perché abbiamo tanti archetipi, l'asso di coppe, il fante di coppe, 6 di coppe, 2 volte il mondo. Abbiamo il matto. Fatemi vedere che altro. Basta. Ok, però voglio dire, sono già abbastanza carte. Però comunque devo dire che questi progetti vi daranno grandi soddisfazioni in questo periodo e se appunto è ancora nell'aria è come se fosse arrivato il momento, sento più che di concretizzare, di fare delle ricerche e un punto a vostro favore, un qualche cosa che vi potrà dare un valore aggiunto, sarà ripescare certi contatti dal passato. Io ho come la sensazione che per spingere questo progetto, per concretizzare questo progetto, voi sapete già chi chiamare, dovete solo farlo. Parliamo di soldi. Allora, potrebbero esserci delle spese a causa di questa separazione, a causa di questo termine, a causa di questo lutto, chiamiamolo così, perché abbiamo 2 volte 5 di coppe e un 10 di spade. O si investono dei soldi per recidere, per scindere il contratto, oppure si investono dei soldi per la ripartenza. Diciamo che il mese, scusate, il periodo, perché sono abituata a fare le letture mensili da poco che ho ricominciato a fare quelle quindicinali. Comunque, in questo periodo potrebbero esserci degli alti e bassi, ehm, o comunque delle spese in più. Quindi magari siate un po' più oculati del solito nella gestione delle finanze. Parliamo di relazioni. Allora, nel caso abbiate figli, sento di dirvi questo, non disperate. Io ho come la sensazione che i figli troveranno la loro strada. Ok, sento che qualcuno è come se volesse incanalare il figlio o se soprattutto se i figli sono in un momento di cambio, ehm, diciamo che vi sento come se non foste completamente d'accordo con le scelte che potrebbero fare i figli, però ad un certo punto, nel senso, è la loro vita, a meno che non sia qualcosa di illegale, voglio dire, hanno bisogno di fare le loro esperienze, anche se poi i genitori tendono sempre a evitare che i figli soffrano, no? Quindi, però, molte volte bisogna proprio lasciarli andare, lasciarli crescere. Se parliamo di relazioni romantiche, allora qui c'è un bel purpurì, ragazzi. Diciamo che partendo con questo 3 di pentacoli, di coppe, la situazione di partenza per qualcuno potrebbe essere proprio questa e quindi essere come in una relazione a 3 o aver terminato una relazione a 3. Partiamo dai single e da chi non ha nessuno in testa. Qui sento che qualcuno sta arrivando da un momento di cambio. Può essere, come vi dicevo, che abbiate appena chiuso una situazione o siate in fase di chiusura di una situazione e c'è un po' quel sentimento di cui vi parlavo all'inizio, dove non riuscirò mai a trovare la persona giusta per me, capitano tutte a me, siete in fase 5 di coppe che è la modalità vittima, io dico, no? Quindi il vedere un po' tutto nero, però per fortuna c'è anche questa carta dell'appeso che vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e difatti poi entrano tutte queste coppe, queste nuove possibilità e secondo me in questa zona si vede questo nuovo inizio, questa nuova persona che effettivamente potrebbe arrivare
Io vi sento abbastanza sulla difensiva, secondo me siete ancora in fase purga ed è per quello che sì, siete aperti alle conoscenze, magari soprattutto se è una conoscenza di un tempo passato, quindi una persona che in qualche modo sentite familiare e c'è come più propensione da parte vostra a iniziare un dialogo. Ehm, Però è anche vero che a causa di questo momento che andrete passando, sì, sarete aperti, ma definirete bene i confini. Secondo me, non starete tanto a sentire quello che l'altra persona dice, perché potrebbero essere frottole, voi ne sapete già qualcosa. Quindi non avrete grandi aspettative, però vi sento fiduciosi con questa carta del matto alla fine, anche perché saprete delimitare la vostra zona sicura. Quindi in qualche modo sento che sì, potrebbe iniziare un'avventura, una storia, una conoscenza, ma avrete anche abbastanza le antenne allerta da non credere a tutto quello che vi dicono. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, c'è un tema, c'è qualche cosa che vi ha deluso, c'è qualche cosa che vi sta creando, vi ha creato sofferenza e che in qualche modo state risanando, avete bisogno di risanare, può essere utile per qualcuno farsi un viaggio da soli per prendere spazio, scusate, dal partner, dalla situazione, da quello che è successo. E che anche giustamente questi due sette di spade mi dicono che probabilmente avete chiuso gli occhi davanti a qualche realtà, non avete voluto vederla, oppure qualcuno ha fatto in modo non la vedeste, no? Con questi sette di spade. Sette di spade è una carta che parla di qualcuno che è disposto a dire e a fare qualsiasi cosa pur di ottenere qualche cosa di materiale. Qui abbiamo sette di coppe che è la carta delle illusioni. Guardate cosa c'è sotto, la carta dell'ego. Mm? Quindi probabilmente qualcuno stava inseguendo certi obiettivi e qui si rende un po' conto che bisogna ridimensionare le cose perché ehm, tutta questa corsa, mi viene da dire, potrebbe creare come questi vuoti del 5 di coppe. E per qualcuno potrebbe essere un momento di stand-by, eh? E qui ci fondiamo con il terzo gruppo, che è il gruppo delle relazioni complicate, clandestine o non definite, perché ragazzi sento che appunto potrebbe esserci come un allontanamento, qualcuno che si prende del tempo per pensare, per riflettere, per cercare di vedere le cose da un'altra parte, magari sarete anche a distanza di questa persona. E poi ci sono anche due papa al contrario. Qui qualcuno potrebbe pensare di ridefinire certi equilibri, di ridefinire certe situazioni. È come se non vi soddisfasse più la situazione così com'è o la relazione così com'è o ci fosse stato qualcosa di veramente importante e pesante che ha cambiato gli equilibri e che bisogna ridefinire. Io sento che comunque c'è la fiducia di poter ripristinare questo rapporto con questo matto. Se effettivamente siete in silenzio stampa, può esserci un inizio. Diciamo che voi rimarrete abbastanza fermi sulla vostra posizione, non sarete più quelli di prima, mi viene da dire. E sento che in qualche modo imparerete a rispondere per le rime a questa persona. Cioè, rispondere per le rime che cosa vuol dire? Non essere più quelli bravi che giustificano, che perdonano, che capiscono, che accettano sempre, ma a un certo punto, siccome sette di spade è anche un po' la carta di chi si fa furbo, vi farete furbi anche voi, cioè nel senso comincerete a tirare un po' il filo della situazione, a non lasciare sempre il potere in mano all'altra persona, come quest'idea. Fatemi sapere poi ragazzi se vi risuona la lettura. E ci andrete con i piedi di piombo questa volta, perché comunque
avete un cavaliere di pentacoli alla fine, che è una di quelle energie molto prudenti. Andiamo a vedere un koan. Con lo zen ogni giorno è un buon giorno. Senza lo zen anche i bei giorni sono brutti. Lo zen è il focalizzarsi sul qui e ora, per farvela breve. Vivere nel momento presente, non rimanere nel passato perché crea depressione, pensare a quello che non abbiamo avuto, a come avrebbe potuto essere, alle occasioni che si sono perse e non pensare neanche troppo al futuro perché quello crea ansia. Ego, haha. 4 mesi, aveva fatto capolino prima il diavolo e protezione 9 mesi. L'ego è il personaggio, ragazzi, è quella maschera che noi ci creiamo mano a mano che cresciamo per sopravvivere a certe situazioni della vita e si instaurano come delle dinamiche che poi diventano automatiche, che c'è bisogno ad un certo punto del percorso personale, c'è bisogno di ridimensionare, destrutturare e crearne anche altre nuove più sane. 9 mesi, protezione. Io qua sento questi due sette di bastoni molto attivi, ce li avete qua, proprio perché probabilmente c'è come da creare una zona sicura nei prossimi 9 mesi. Però la cosa interessante è, chiedetevi quali sono gli obiettivi futuri dell'ego, le illusioni. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile e che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, hype, iscrizione o condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me o avere una consulenza personalizzata, mi può contattare via mail, sotto nella descrizione trovate anche tutti gli altri contatti. E per quello che riguarda la parte degli abbonamenti, ci tengo a dirvi che a parte tutto il tema delle credenze limitanti, che è un po' lo stesso argomento che tratto nelle sessioni personalizzate, lì ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico proprio perché sono state studiate come un percorso formativo. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!